vado a cambiarmi. Ma siamo appena rientrati, volevo riposarmi un po'. Sono solo le 5, vuoi già dormire? No, volevo stare un po' con te. Eccoci di nuovo nella soffitta di Pippo, il luogo dove le dive del cinema italiano brillano ancora, più affascinanti e immortali che mai. Oggi tiriamo fuori dal baule dei ricordi un film che ha incantato generazioni con la sua magia, la sua comicità irresistibile e soprattutto con una protagonista che ha letteralmente stregato il pubblico. Mia moglie è una strega, il cult del 1980 firmato dal duo Castellano e Pipolo. Ma attenzione, perché questa non è solo una storia di incantesimi e pozioni, è un viaggio nella commedia italiana più brillante, un inno alla bellezza e al talento di Eleonora Giorgi, una delle donne più affascinanti del nostro cinema. Pronti a lasciarvi incantare? Porca miseria, stiamo volando su una scopa! Con lei ne succedono di tutti i colori, tanto è vero che ne volevamo fare un film. Tutto ha inizio nel 1656, in una Roma oscura, dove tra processi e roghi l'Inquisizione tiene a bada chiunque osi sfidare l'ordine costituito. Tra le vittime di questa feroce caccia alle streghe c'è Finnicella, una giovane e bellissima maga che finisce al rogo per ordine del cardinale Emilio Altieri. Ma prima di soccombere alle fiamme, Finnicella stringe un patto con il diavolo in persona, Asmodeo, che le concede di tornare in vita per vendicarsi sul discendente di Altieri. Ma che tosse, ma lei ha la bronchite. Vuole che l'accompagni in farmacia? Grazie, signore gentile. Mi chiamo Altieri, Emilio Altieri. Altieri? Sì. Un salto temporale di 3 secoli e la ritroviamo catapultata nella Roma del 1980, in un'epoca dove la magia sembra un ricordo lontano. O forse no. Qui Finnicella si mette sulle tracce del moderno Emilio Altieri, un uomo apparentemente razionale e per nulla superstizioso, che di mestiere fa il broker finanziario. Un perfetto uomo d'affari, serio, composto, in altre parole, la vittima perfetta per un piano di vendetta. Ci sei rimasto male? No, mi sono chiuso le dita nel cassetto. Finnicella lo seduce con le sue armi più letali, un fascino irresistibile e uno sguardo che incanta più di qualsiasi sortilegio. Ma c'è un problema. L'amore è il più potente degli incantesimi e contro ogni previsione anche il cuore della strega inizia a battere per Emilio. E così, tra situazioni esilaranti, equivoci e colpi di scena, il film ci trascina in un vortice di romanticismo e comicità, dove la magia non è solo quella degli incantesimi, ma quella del cinema italiano d'altri tempi. Allora lo champagne non l'hai bevuto? No. Amore, non l'hai bevuto? No, non l'ho bevuto. Non l'ha bevuto! Non l'ha bevuto? No, non l'ho bevuto. Non l'ha bevuto? Non l'ho bevuto. A Parigi! Sposiamoci a Parigi! Magari. Ma ho già speso un occhio della testa per questo rinfresco. Sai, c'era anche il cocktail di E scarpe. adesso parliamo di lei, la vera stella del film. Perché, diciamocelo, mia moglie è una strega? Senza Eleonora Giorgi non sarebbe la stessa cosa. In questo ruolo l'attrice dà il meglio di sé, mescolando la sua proverbiale sensualità con una verve comica irresistibile. Perché? Cosa è successo ieri sera? Cos'è successo? Ma come, è entrata nel mio appartamento dalla finestra, 8º piano, si è infilata nel mio letto, nuda, si è messa alla vestaglia della mia fidanzata, Tania. Io? Finnicella non è una semplice strega malvagia assetata di vendetta, ma una donna magnetica, piena di vita e ironia, capace di rendere ogni scena brillante e coinvolgente. Ogni sguardo, ogni sorriso, ogni battuta di Eleonora Giorgi è un incantesimo che avvolge lo spettatore e lo trasporta in un mondo di divertimento e seduzione. La sua bellezza luminosa, quegli occhi chiari che brillano più di una pozione magica, la sua leggerezza nel passare da un'aria ingenua a un fascino fatale, è impossibile resisterle. Ecco perché Finnicella non è solo un personaggio, ma un'icona di quell'epoca cinematografica in cui le attrici erano davvero dei dello schermo. Tanto rivedere il mare. Mi ci porti? Come le avevo detto, ho un impegno. E poi io devo andare a sinistra, invece il mare è dalla parte opposta, a destra. E non è un caso se il pubblico la ricorda con tanto affetto. Perché non si tratta solo di una commedia, ma di un film in cui la Giorgi incarna perfettamente il sogno proibito degli italiani dell'epoca. Dietro a questo successo c'è la firma inconfondibile di Castellano e Pipolo, il duo di registi e sceneggiatori che ha segnato la commedia italiana con titoli indimenticabili. Il loro tocco è inconfondibile. Il ritmo frizzante, il gusto per il paradosso, il mix perfetto tra ironia e romanticismo. Ingredienti che rendono questo film un vero e proprio cult. E ovviamente, accanto alla nostra strega preferita, c'è un Renato Pozzetto in grandissima forma,
che con la sua comicità surreale e il suo modo impacciato di vivere il corteggiamento ci regala momenti di puro divertimento. Immaginate un uomo razionale che si ritrova alle prese con una donna capace di trasformare la realtà con uno schiocco di dita. Il risultato non può che essere esplosivo. Ciao amore, ben arrivato. Grazie. Come mai hai fatto così tardi? In centro c'era un traffico della Madonna. E poi c'è Helmut Berger, il diavolo più affascinante del cinema, che aggiunge un tocco di eleganza e mistero a questa favola moderna. Con il suo sguardo glaciale e la sua presenza scenica, è il perfetto antagonista che orchestra il gioco della magia e della seduzione, dando alla storia quel sapore in più. Ti sei lasciata ingannare, Finnicella. Asmodeo, mio diabolico amante, aiutami tu. Non posso. Sono vincolato da un patto di non interferenza negli affari interni della Chiesa, ma ti concedo una possibilità. Fra 333 anni, 33 mesi e 33 giorni, ti farò tornare in vita sulla terra per vendicarti. Mia moglie è una strega, è uno di quei film che non invecchiano mai. Ogni volta che lo si guarda si riscopre un dettaglio nuovo, una battuta geniale, un'espressione di Eleonora Giorgi che incanta come la prima volta. È la dimostrazione che la commedia italiana, quando è fatta con intelligenza e talento, rimane nel cuore del pubblico. E forse dopo tutto, la magia esiste davvero. Perché se a distanza di anni continuiamo ad amare questa storia e questa meravigliosa protagonista, un motivo È ci quella sarà. che volevi sentir dire, perché quella è pazzesca. E fra l'altro Renato un pochino si è anche scocciato. Mi hanno detto no, ma perché noi dovevamo volare su Parigi e c'era un screen, come si chiama? Quel green screen, quella cosa che mettono dietro, e avevano montato a una discreta altezza, tipo 10 metri d'altezza, un braccio d'acciaio sul quale era montata una sella tipo da cavallo, e ci fecero con una scala salire, io davanti e Renato dietro, e poi dovevamo questa scopa che c'era la scopa, dovevamo simulare e dietro proiettavano Parigi. E però successe questa cosa buffissima, che io andavo impicchiata ma Renato mi tirava la scopa all'indietro, e per fortuna ci avevano messo le cinture di sicurezza, perché ci siamo ritrovati a testa in giù. E questo era buffo. Porca miseria, stiamo volando su una scopa. Con lei ne succedono di tutti i colori, tanto è vero che ne volevamo fare un film. E voi siete rimasti stregati da Finnicella? Se vi è piaciuta questa puntata della Soffitta di Pippo, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna delle nostre incursioni nel cinema di culto. E come sempre, fateci sapere nei commenti quale altra icona del passato vorreste rivedere sotto i riflettori. Alla prossima e occhio agli incantesimi!